Immagina di aver combattuto per 10 lunghi anni nella più grande guerra che il mondo abbia mai conosciuto. Immagina di aver visto città bruciare, eserciti scomparire, amici morire davanti ai tuoi occhi. Immagina di aver finalmente vinto, di aver visto crollare le mura di Troia, di aver creduto che tutto fosse finito. E ora immagina che il viaggio più difficile non sia stato quello verso la guerra, ma quello verso casa, perché questa non è la storia di una conquista, non è la storia di un esercito, non è nemmeno la storia di un eroe invincibile. È la storia di un uomo che desidera soltanto tornare da sua moglie, da suo figlio, dalla sua terra, dal suo cane. Un uomo costretto a sfidare dei, mostri, tempeste e il destino stesso. Quest'uomo si chiama Odisseo e questa è l'Odissea, uno dei racconti più straordinari mai tramandati dall'umanità. Un poema che da quasi 3000 anni continua a parlare agli uomini perché, dietro ciclopi, sirene e divinità immortali, racconta qualcosa che tutti conosciamo: la nostalgia, la perdita, la speranza e desiderio di tornare a casa. Questa, amici, è l'Odissea. Ma adesso mettetevi comodi, perché il nostro racconto sta per incominciare. Per comprendere davvero il viaggio di Odisseo, dobbiamo prima capire il mondo in cui vive. Un mondo molto diverso dal nostro. Un mondo in cui gli dei camminano accanto agli uomini. In cui il mare non è soltanto acqua, ma una forza viva, capricciosa, pericolosa. Un mondo in cui ogni tempesta può nascondere la collera di un dio e ogni sogno può essere un messaggio proveniente dall'Olimpo. L'Odissea nasce nella Grecia arcaica, un'epoca in cui le storie venivano raccontate a voce. Non esistevano libri come li intendiamo oggi. Esistevano poeti erranti, aedi, uomini che viaggiavano da una città all'altra, narrando le imprese degli eroi, seduti accanto ai fuochi, nei palazzi dei re, nelle piazze affollate. Le loro parole custodivano la memoria di interi popoli. Tra questi racconti nessuno era più famoso delle vicende della guerra di Troia. Una guerra che, secondo la tradizione, aveva coinvolto i più grandi eroi della Grecia: Achille, Aiace, Agamennone, Menelao e naturalmente Odisseo. Per 10 anni gli eserciti greci avevano assediato la ricca città di Troia. Per 10 anni il sangue aveva bagnato le pianure davanti alle sue mura. Quando finalmente la città cadde grazie all'inganno del cavallo di Troia, i vincitori credettero che il loro calvario fosse terminato. Non sapevano che per molti di loro il destino aveva in serbo prove ancora peggiori. Alcuni tornarono a casa rapidamente, altri trovarono la morte durante il viaggio, altri ancora furono travolti da tragedie familiari. Ma nessuno venne perseguitato dal destino quanto Odisseo, perché gli dei avevano deciso di metterlo alla prova, e soprattutto perché un dio lo odiava. Poseidone, signore del mare, scuotitore della terra, dio dei terremoti e delle tempeste. L'odio di Poseidone nasceva da un evento che avrebbe cambiato il destino dell'eroe, un evento che avremmo scoperto più avanti. Ma mentre Odisseo combatte lontano da casa contro forze che sembrano impossibili da sconfiggere, a Itaca il tempo continua a scorrere. Sono passati 20 anni. 20 anni. Una vita intera.
Pensiamo per un momento a cosa significhi. Un neonato diventa uomo, un giovane diventa anziano, le città cambiano, i ricordi si consumano, persino i volti delle persone amate rischiano di scomparire dalla memoria. A Itaca molti ormai credono che Odisseo sia morto. Il suo trono è vuoto, il suo palazzo è occupato, le sue terre vengono sfruttate, le sue ricchezze consumate. Eppure esiste qualcuno che continua ad aspettarlo: Penelope. Tra tutti i personaggi dell'Odissea, Penelope è forse quello più straordinario. Non combatte guerre, non affronta mostri, non viaggia per il mondo. Eppure la sua battaglia dura quanto quella di Odisseo, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Da 20 anni attende il ritorno del marito. Da 20 anni resiste alle pressioni dei nobili che vogliono costringerla a sposarsi, i proci. Così vengono chiamati, giovani aristocratici provenienti dalle isole vicine. Sono convinti che Odisseo sia morto. Frequentano ogni giorno il palazzo, mangiano il bestiame del re, bevono il suo vino, consumano le sue ricchezze, ridono, festeggiano. Aspettano soltanto che Penelope scelga uno di loro come nuovo marito. Ma Penelope è astuta quasi quanto Odisseo. Promette che farà la sua scelta quando avrà terminato di tessere il sudario destinato al vecchio Laerte, padre di Odisseo. Ogni giorno lavora al telaio, ogni notte disfa di nascosto ciò che ha tessuto. Così il tempo passa e la scelta viene rimandata, ancora e ancora. Ma il peso degli anni si fa sempre più difficile da sostenere. E non è soltanto Penelope a soffrire. C'è un altro personaggio che vive nell'ombra dell'assenza: Telemaco, il figlio di Odisseo. Quando il padre partì per Troia, era soltanto un neonato. Non conserva ricordi. Non ricorda il suo volto. Non ricorda la sua voce. È cresciuto ascoltando racconti, leggende, imprese eroiche. Per lui Odisseo è quasi una figura mitologica, un fantasma, un nome, un'ombra gigantesca sotto la quale è costretto a vivere. Telemaco osserva i proci insultare la sua famiglia, consumare il patrimonio del padre, umiliarlo. Eppure non riesce ancora a reagire, non perché sia codardo, ma perché non sa ancora chi è. La sua storia è il primo grande viaggio dell'Odissea. Prima ancora del viaggio di Odisseo, è il viaggio di un ragazzo che deve diventare uomo. Ed è proprio in questo momento che una dea decide di intervenire. Atena, la dea della saggezza, della strategia, dell'intelligenza. Tra tutti gli dei dell'Olimpo, Atena è quella che più ammira Odisseo, non per la sua forza, ma per il suo ingegno, per la sua capacità di pensare, di adattarsi, di sopravvivere. E osservando Telemaco comprende che il ragazzo deve essere aiutato. Così scende sulla terra, travestita da viaggiatore, perché gli dei raramente si mostrano apertamente. Preferiscono guidare gli uomini senza sostituirsi a loro. Atena parla al giovane principe, lo incoraggia, lo provoca, gli dice che non può continuare a vivere nell'incertezza. Se vuole sapere la verità sul padre, deve partire, deve cercarla, deve affrontare il mondo. Per la prima volta Telemaco trova il coraggio di ribellarsi, convoca l'assemblea degli abitanti di Itaca, denuncia pubblicamente i proci, chiede rispetto. Mentre il re di Itaca piange sulla riva di Ogygia, consumato dalla nostalgia e dal desiderio del ritorno, in un luogo infinitamente lontano dal dolore degli uomini, sta per essere presa una decisione decisiva. Sull'Olimpo gli dei si riuniscono. Immaginate il monte sacro degli immortali, le sue cime altissime avvolte dalle nuvole, i palazzi splendenti costruiti per gli dei, le sale d'oro, le colonne luminose, i troni disposti in cerchio, là dove nessun mortale può entrare, là dove il tempo non scorre come sulla terra. Siedono le potenze che governano il mondo. Zeus, il signore del cielo e del fulmine. Hera, la regina dell'Olimpo. Apollo, dio della luce, della musica e della profezia. Artemide, signora della caccia e dei boschi. Ares, il dio della guerra violenta.
Afrodite, dea del desiderio. Atena, dea della sapienza, della strategia e dell'intelligenza, e molti altri. Ma gli dei dell'Odissea non sono figure lontane, astratte, immobili nella loro perfezione. Sono immortali, sì, sono potenti, ma non sono privi di passioni. Provano amore, provano rabbia, provano gelosia, si offendono, si vendicano, si schierano, proteggono alcuni uomini e ne perseguitano altri. E proprio questa loro natura ambigua rende il mondo dell'Odissea così affascinante. Gli dei sono superiori agli uomini, ma non sempre sono moralmente migliori. Hanno potere immenso, ma desideri profondamente umani. Per questo la vita dei mortali non dipende mai soltanto dal coraggio o dall'intelligenza. Dipende anche dallo sguardo degli dei, da chi li favorisce, da chi li odia, da chi decide di aiutarli e da chi, invece, trasforma il loro destino in una lunga punizione. Nel caso di Odisseo tutto questo appare chiarissimo, perché Odisseo è un uomo diviso tra due forze divine opposte. Da un lato Atena, dall'altro Poseidone. Atena lo protegge, Poseidone lo perseguita. Atena vede in lui l'intelligenza, la prudenza, l'astuzia, la capacità di sopravvivere anche quando la forza non basta più. Poseidone, invece, vede in lui l'offesa, la superbia, l'uomo che ha osato colpire suo figlio e poi vantarsene. L'intera Odissea può essere letta anche così, come il lungo scontro tra due potenze divine che tirano Odisseo in direzioni opposte. Una lo guida verso casa, l'altra cerca di impedirglielo. Durante il Consiglio degli Dei, Atena prende la parola. È lei a rompere il silenzio. È lei a riportare davanti agli immortali il nome di Odisseo. Parla delle sue sofferenze. Ricorda che da anni l'eroe vive lontano dalla patria. Ricorda che non è morto in guerra. Non è caduto sotto le mura di Troia. Non è stato travolto come molti altri eroi dal caos del ritorno. È ancora vivo, ma vive sospeso, bloccato in un luogo che non è la sua casa, trattenuto da Calipso, lontano dalla moglie, dal figlio, dal suo regno, dalla sua identità. Le parole di Atena sono importanti perché mostrano il suo ruolo nell'Odissea. Atena non è soltanto una dea che aiuta Odisseo, è la forza che rimette in movimento la storia. Senza di lei, Odisseo resterebbe nascosto a Ogygia. Telemaco resterebbe un ragazzo incapace di agire. Penelope continuerebbe a essere assediata dai proci. Itaca rimarrebbe senza ordine. Atena è la dea dell'intelligenza che ricostruisce ciò che il caos ha distrutto. E infatti il suo intervento non riguarda solo il ritorno fisico di Odisseo, riguarda il ritorno dell'ordine, il ritorno del re, il ritorno del padre, il ritorno del marito, il ritorno dell'equilibrio in una casa ormai devastata dall'arroganza dei proci. Zeus ascolta e, come spesso accade nei poemi omerici, il suo ruolo è quello del sovrano che osserva dall'alto il destino degli uomini e degli dei. Zeus non è necessariamente il dio che agisce più di tutti, ma è colui che garantisce che l'ordine finale del fato venga rispettato. Ascolta Atena, considera il destino di Odisseo e alla fine acconsente. È arrivato il momento. Odisseo deve tornare a casa, ma la decisione di Zeus non cancella le difficoltà, non apre magicamente la strada, non elimina i pericoli, perché nel mondo dell'Odissea, anche quando gli dei concedono il ritorno, l'uomo deve comunque attraversare la prova, deve soffrire, deve resistere, deve dimostrare chi è. Ed esiste ancora un ostacolo immenso, un dio che non ha dimenticato, Poseidone. Per comprendere davvero l'Odissea, bisogna comprendere Poseidone. Non è soltanto un antagonista, non è semplicemente il dio cattivo che ostacola l'eroe. Poseidone rappresenta il mare stesso, e per i greci il mare era una forza ambivalente, era strada e minaccia, ricchezza e morte, commercio e naufragio, speranza e terrore. Le isole greche, le coste frastagliate, i porti, le rotte verso l'Asia minore
l'Egitto, la Sicilia e il mondo sconosciuto rendevano il mare indispensabile, ma ogni viaggio era rischioso. Ogni partenza poteva essere l'ultima. Ogni tempesta poteva cancellare un uomo dal mondo. Poseidone incarna esattamente questo. È il dio delle onde e degli abissi, ma anche dei terremoti, lo scuotitore della terra, il dio capace di far tremare le fondamenta delle città e di sollevare il mare contro le navi. È anche associato ai cavalli, animali potenti, impetuosi, difficili da domare, simbolo di energia selvaggia e incontrollabile. Per questo Poseidone è una divinità che non si può ignorare, si può soltanto temere, e Odisseo lo ha offeso. La ragione precisa verrà raccontata più avanti, quando l'eroe narrerà la sua avventura nella terra dei Ciclopi. Ma già da ora il poema ci fa capire che l'odio di Poseidone non è un semplice capriccio, è una vendetta divina. Odisseo ha accecato Polifemo, figlio del dio, e dopo averlo fatto, invece di tacere, invece di fuggire nell'anonimato, ha rivelato il proprio nome, ha trasformato la sua vittoria in una dichiarazione di orgoglio. E nel mondo greco l'orgoglio umano davanti agli dei è sempre pericoloso. La hubris, la tracotanza, è una delle colpe più gravi. L'uomo può essere intelligente, può essere forte, può essere valoroso, ma non deve mai dimenticare di essere mortale. Odisseo in quel momento lo dimentica, ed è proprio da quell'errore che nasce la lunga ira di Poseidone. Questo è fondamentale per capire il personaggio. Odisseo non è un eroe perfetto, è straordinario, ma non impeccabile. È intelligente, ma può essere vanitoso. È prudente, ma a volte cede al desiderio di gloria. È capace di salvarsi grazie all'astuzia, ma la stessa astuzia può trasformarsi in orgoglio. E l'Odissea è anche il racconto di questa maturazione. Un uomo che deve imparare non solo a vincere, ma a sopravvivere, senza sfidare continuamente il limite. Poseidone, dunque, non vuole semplicemente ucciderlo. Se avesse voluto, forse avrebbe potuto farlo, ma la sua vendetta è più sottile. Vuole negargli il ritorno, vuole allungare il viaggio, vuole rendere ogni approdo provvisorio, ogni speranza fragile, ogni distanza più dolorosa. La punizione di Odisseo non è la morte, è l'attesa, è la perdita del tempo, è vedere la patria avvicinarsi e poi sparire di nuovo, è essere continuamente respinto dal mare proprio quando sembra sul punto di raggiungere casa. In questo senso Poseidone è il volto divino dell'ostacolo, è la forza che dice non ancora, non sei pronto, non hai ancora pagato abbastanza, non hai ancora imparato abbastanza. Ed è proprio per questo che il ritorno di Odisseo non sarà mai un semplice spostamento geografico. Non è solo il viaggio da Ogygia a Itaca, è una trasformazione, un percorso attraverso il dolore, la memoria, la colpa, il desiderio e la resistenza. Atena vuole riportarlo a casa, Poseidone vuole impedirglielo, Zeus permette che il destino si rimetta in moto e Odisseo, nel mezzo, resta ciò che è sempre stato, un uomo solo davanti all'immensità del mare, un mortale sospeso tra il favore e l'ira degli dei, un eroe che non dovrà soltanto ritrovare Itaca, dovrà dimostrare di meritare il ritorno. Nel frattempo, mentre sull'Olimpo è stato deciso che Odisseo deve finalmente riprendere la via del ritorno, Atena non agisce direttamente su Ogygia. Non è lei a presentarsi davanti a Calipso. La missione viene affidata a Hermes, il messaggero degli dei, il dio dai sandali alati, colui che attraversa i confini, tra cielo e terra, tra vivi e morti, tra uomini e immortali. Nell'Odissea, Hermes ha un ruolo molto significativo, perché non è soltanto un messaggero, è il dio del passaggio, del movimento, della soglia. E il suo arrivo a Ogygia segna esattamente questo. Il passaggio di Odisseo da una condizione di immobilità a una nuova fase del viaggio. Per 7 anni Odisseo è rimasto fermo, bloccato, sospeso. Ora con Hermes il movimento ricomincia.
Il dio scende dall'Olimpo, attraversa l'aria, sorvola il mare. Sotto di lui si stende l'immensità azzurra, quella stessa distesa che per Odisseo è diventata insieme speranza e prigione. Finalmente Hermes raggiunge Ogygia e il poema si sofferma sulla bellezza dell'isola. Ogygia non è descritta come un luogo mostruoso, non è una terra oscura, non è un inferno, è quasi un paradiso, una grotta profonda, boschi rigogliosi, fonti d'acqua limpida, viti cariche di grappoli, uccelli marini, profumi, canto. È un luogo meraviglioso, ma proprio qui sta la sua ambiguità, perché nell'Odissea non tutto ciò che è bello salva. A volte ciò che è bello trattiene. Ogygia è una prigione dorata, un luogo incantato che offre a Odisseo ciò che il mondo umano non può garantirgli: pace, piacere, immortalità. Ma gli toglie ciò che per lui conta davvero, la sua identità, il suo ritorno, la sua casa. Quando Hermes entra nella dimora di Calipso, la ninfa comprende immediatamente che non si tratta di una visita casuale. Gli dei non arrivano mai senza motivo. Calipso lo accoglie secondo le regole dell'ospitalità, ma sente già il peso dell'ordine che sta per ricevere. Hermes le comunica la volontà di Zeus. Odisseo deve partire, non domani, non quando Calipso sarà pronta, non quando il suo dolore sarà meno forte. Deve partire, perché il destino ha ripreso a muoversi. La reazione di Calipso è una delle più interessanti del poema. Non si limita a obbedire in silenzio, protesta, si indigna, accusa gli dei maschi di essere ipocriti. Secondo lei, agli dei è concesso amare donne mortali, unirsi a loro, rapirle, generare figli. Ma quando una dea ama un uomo mortale, ecco che gli immortali intervengono, giudicano, separano. In questa protesta emerge una tensione profonda del mito greco, il rapporto tra desiderio, potere e disuguaglianza. Calipso non è soltanto l'ostacolo al ritorno di Odisseo, è anche una figura tragica. Ama un uomo che non può possedere davvero, gli offre l'eternità, ma non può ottenere il suo cuore. Può trattenere il corpo di Odisseo, non può conquistare la sua nostalgia. E questa è una delle intuizioni più forti dell'Odissea. Il corpo può essere lontano, può essere trattenuto, può essere perduto, ma il desiderio del ritorno, il nostos, resta vivo. Il termine greco nostos significa proprio ritorno, ma nell'Odissea non indica soltanto il fatto di rientrare fisicamente in patria. Il nostos è il recupero di se stessi, è il ritorno alla propria identità, alla propria storia, alle proprie relazioni. Odisseo non vuole semplicemente raggiungere Itaca come luogo geografico. Vuole tornare a essere marito, padre, re, uomo mortale. Quando Calipso comunica a Odisseo che può finalmente partire, l'eroe non reagisce con gioia immediata. Stenta a crederle. E questo è profondamente umano. Dopo anni di attesa, anche la speranza può sembrare una trappola. Odisseo è l'uomo dell'astuzia, il politropos, quello dal multiforme ingegno, ma anche l'uomo che ha imparato a diffidare di tutto. Non si fida nemmeno della felicità quando arriva. Teme un inganno, teme un nuovo gioco degli dei. Calipso allora giura che non lo sta ingannando. E così Odisseo si mette al lavoro. Questo momento è bellissimo, perché il grande eroe della guerra di Troia non viene mostrato in battaglia, non impugna una spada, non comanda un esercito, non pronuncia discorsi solenni, costruisce una zattera, taglia alberi, leviga tronchi, misura, assembla, intreccia corde, lavora con le mani, come un artigiano, come un uomo, non come un semidio invincibile. L'Odissea ama mostrare Odisseo in questa dimensione pratica. Il suo eroismo non sta soltanto nel coraggio, ma nell'adattamento. Odisseo sopravvive perché sa fare, sa pensare, sa costruire, sa aspettare, sa parlare, sa mentire quando serve, sa tacere quando è necessario. È l'eroe dell'intelligenza concreta, non della forza assoluta. Quando la zattera è pronta,
Odisseo lascia Ogygia. Dietro di lui resta Calipso, la dea che lo aveva salvato, la dea che lo aveva amato, la dea che lo aveva trattenuto. Davanti a lui si apre di nuovo il mare. Ancora una volta Odisseo parte verso l'ignoto e proprio mentre il padre lascia l'isola di Calipso, il figlio lascia Itaca. Le loro storie, fino a questo momento separate, Odisseo deve scegliere come rivolgersi a lei. Potrebbe abbracciarle le ginocchia, gesto tipico del supplice nel mondo antico, ma capisce che sarebbe troppo rischioso. È nudo, è sconosciuto. Potrebbe spaventarla. Così sceglie la parola. E ancora una volta Odisseo si salva parlando. Il suo discorso a Nausicaa è un capolavoro di intelligenza. Non la tocca, la loda, la paragona a una dea, le parla con rispetto. Le chiede aiuto senza apparire aggressivo e soprattutto mostra di conoscere le regole del mondo civile. Questo è un punto essenziale. Odisseo, pur ridotto come un mendicante, parla come un re. Il corpo è quello di un naufrago, la mente è ancora quella di un sovrano. Nausicaa lo ascolta, capisce che non è un uomo comune, ordina alle ancelle di lavarlo, nutrirlo, vestirlo. E quando Atena lo avvolge di grazia e bellezza, Odisseo appare improvvisamente diverso, non perché cambi realmente natura, ma perché viene riconosciuto. Nell'Odissea l'identità non è mai immediata, va nascosta, perduta, messa alla prova e solo lentamente rivelata. Nausicaa gli indica la strada verso la città dei Feaci e gli consiglia di rivolgersi prima alla regina Arete. Questo dettaglio è importante. Nella corte dei Feaci la regina ha un ruolo autorevole. Odisseo dovrà ottenere non solo l'aiuto di Alcinò, ma anche il favore della sua sposa. Il regno dei Feaci è uno dei luoghi più affascinanti del poema. È Scheria, una terra ai margini del mondo. I Feaci sono marinai straordinari. Le loro navi sembrano quasi dotate di intelligenza propria. Conoscono le rotte senza bisogno di timonieri. Viaggiano veloci, come pensieri sul mare. Non appartengono completamente al mondo realistico. Sono un popolo di confine, tra mito e umanità, tra favola e storia, tra il mondo selvaggio delle avventure e quello ordinato della casa. La loro funzione narrativa è decisiva. I Feaci sono il ponte che permette a Odisseo di tornare nel mondo umano. Prima di loro, Odisseo ha incontrato mostri, maghe, ciclopi, divinità solitarie e popoli fuori dalla norma. Con i Feaci ritrova una società ordinata, palazzi, banchetti, canti, ospitalità, leggi, assemblee. In altre parole, ritrova la civiltà. Quando Odisseo entra nel palazzo di Alcinò, resta meravigliato. Le pareti splendono, i giardini sono rigogliosi, gli alberi producono frutti in ogni stagione. L'ambiente sembra quasi sovrumano. Odisseo si avvicina ad Arete e supplica aiuto. Ancora una volta si presenta come straniero, non rivela subito il proprio nome. Questo è tipico della sua natura. Odisseo sa che il nome è potere. Dire chi si è significa esporsi, e dopo tutto ciò che ha vissuto, ha imparato a non concedere subito la propria identità. Alcinò lo accoglie, gli offre ospitalità, gli promette il ritorno. Ma durante il banchetto accade qualcosa di decisivo. Entra in scena Demodoco, il cantore cieco. Demodoco canta le storie della guerra di Troia, canta le imprese degli Achei, canta l'inganno del cavallo, canta quel passato che Odisseo ha cercato di lasciarsi alle spalle. E l'eroe piange, si copre il volto per nascondere le lacrime. Questa scena è straordinaria, perché mostra il trauma dell'eroe. Odisseo non è soltanto un vincitore, è un sopravvissuto. La guerra non gli ha lasciato solo gloria, gli ha lasciato ferite, ricordi, perdite, dolore. Nel mondo omerico il canto ha una funzione potentissima, conserva la memoria, ma può anche riaprire le ferite. Il cantore rende immortale la gloria degli eroi, ma costringe chi ha vissuto quegli eventi a riviverli. Alcinò nota il pianto dello straniero, capisce che quell'uomo nasconde qualcosa.
e alla fine gli chiede di parlare, di dire il suo nome, di raccontare chi è. È qui che avviene uno dei momenti più solenni dell'Odissea. Odisseo rivela la propria identità. Io sono Odisseo, figlio di Laerte. Da questo momento l'Odissea cambia forma. Fino a qui Odisseo è stato l'uomo assente, un nome pronunciato dagli altri, un ricordo a Itaca, un prigioniero su Ogygia, uno straniero senza identità davanti ai Feaci. Ma ora accade qualcosa di decisivo. Odisseo prende la parola e quando lo fa non racconta soltanto una serie di avventure. Ricostruisce se stesso davanti a chi lo ascolta. Il suo passato, il suo dolore, i suoi errori e la sua grandezza diventano racconto. Nell'Odissea, raccontare significa tornare a esistere. Il primo episodio è quello dei Ciconi. Dopo la caduta di Troia, Odisseo e i suoi uomini arrivano a Ismaro. Sono ancora mentalmente dentro la guerra. Hanno appena lasciato una città distrutta e si comportano come guerrieri vincitori. Assaltano, saccheggiano, prendono bottino. Ma il problema nasce subito dopo. Odisseo vorrebbe ripartire. I compagni invece restano, bevono, mangiano, festeggiano. Pensano di poter continuare a vivere secondo le regole della guerra, come se il mondo fosse ancora un campo di battaglia. I Ciconi chiamano rinforzi, arrivano più numerosi, più organizzati e attaccano. Molti Achei muoiono. Questo episodio è fondamentale perché mostra che il ritorno non comincia davvero finché gli uomini restano prigionieri della mentalità della conquista. Dopo Troia, Odisseo deve imparare una nuova forma di eroismo. Non basta vincere, non basta saccheggiare, non basta imporsi. Per tornare a casa serve misura. Il primo fallimento del Nostos nasce dalla mancanza di limite. Poi arriva la terra dei Lotofagi. Qui il tono cambia completamente. Non c'è violenza, non ci sono armi, non ci sono mostri urlanti. I Lotofagi non attaccano Odisseo. Offrono ai suoi compagni un cibo dolce, il loto. Ma proprio per questo l'episodio è inquietante. Chi mangia il loto dimentica il ritorno. Non vuole più partire, non desidera più Itaca, né la famiglia, né la patria, né il passato. Resta immerso in una dolcezza senza memoria. Qui il pericolo non è morire, è smettere di desiderare. Per Odisseo questo è terribile, perché tutta la sua identità si regge sul nostos, sul ritorno. In greco, nostos non significa solo tornare indietro, significa recuperare il proprio posto nel mondo. Tornare alla propria casa, ai propri affetti, al proprio nome. Il loto minaccia tutto questo. È la tentazione dell'oblio. Dimenticare il dolore può sembrare una salvezza, ma nell'Odissea dimenticare significa perdere se stessi. Odisseo lo capisce e trascina via i compagni con la forza. Li lega alle navi, perché a volte l'uomo deve essere salvato anche contro la propria volontà. Subito dopo arriva l'episodio più famoso, Polifemo. Odisseo e i suoi compagni giungono nella terra dei Ciclopi e Omero la descrive come un luogo profondamente diverso dal mondo greco. I Ciclopi non hanno assemblee, non hanno leggi comuni, non coltivano la terra secondo ordine, non conoscono la vita politica, vivono isolati, ciascuno nella propria grotta. Questo è importante perché per i greci la civiltà non era solo ricchezza o forza, era parola condivisa, era assemblea, era legge, era ospitalità. E infatti il tema centrale dell'episodio è la xenia, l'ospitalità sacra. Nel mondo omerico lo straniero deve essere accolto prima ancora di essere interrogato, perché ogni ospite potrebbe essere protetto da Zeus Xenios, Zeus custode degli stranieri e dei supplici. Odisseo entra nella grotta di Polifemo, aspettandosi almeno una forma minima di ospitalità, ma trova l'opposto. Polifemo non accoglie, divora. La sua grotta è una casa rovesciata. Ci sono latte, formaggi, greggi, fuoco, strumenti del vivere quotidiano. Ma manca ciò che rende umano uno spazio domestico, il rispetto dell'altro. Polifemo è forza pura, priva di legge.
Quando chiede il nome a Odisseo, l'eroe risponde con l'inganno più celebre del poema: «Mi chiamo Nessuno». In greco, utis, è un colpo di genio linguistico. Odisseo non vince perché è più forte del ciclope. Vince perché capisce il potere ambiguo della parola. Quando Polifemo viene accecato e grida aiuto, gli altri ciclopi gli chiedono chi lo stia uccidendo e lui risponde che nessuno lo sta uccidendo. Così nessuno interviene. La parola salva Odisseo, ma subito dopo la parola lo condanna, perché quando è ormai lontano, quando potrebbe tacere e fuggire, Odisseo rivela il proprio nome. Grida di essere Odisseo, figlio di Laerte, re di Itaca. È un gesto eroico, ma anche pericoloso. È il desiderio di fama. È il bisogno che l'impresa venga attribuita a lui. Qui Odisseo assomiglia ancora agli eroi dell'Iliade, per cui il nome e la gloria valgono più della prudenza. Ma l'Odissea è un poema diverso. Nel mondo del ritorno, l'eccesso di gloria può distruggere. Polifemo invoca suo padre Poseidone e maledice Odisseo. Chiede che non torni mai a casa. Oppure, se il fato stabilisce che debba tornare, che torni tardi, solo, su una nave straniera, dopo aver perduto tutti i compagni e trovando dolore nella propria casa. Questa maledizione contiene già tutta l'Odissea: il viaggio lungo, la solitudine, la perdita dei compagni, il ritorno difficile, il dolore a Itaca. Odisseo non è punito per aver usato l'intelligenza, è punito per non aver saputo tacere dopo la vittoria. Dopo Polifemo, Odisseo arriva all'isola di Eolo e qui, per un momento, sembra che il viaggio possa finalmente cambiare volto. Dopo la violenza del ciclope, dopo la grotta, dopo la maledizione di Poseidone, Odisseo approda in un luogo diverso, non una terra selvaggia, non una città mostruosa, non un popolo ostile, ma una dimora ordinata, quasi incantata, governata da una figura misteriosa, Eolo, il custode dei venti. Eolo non è semplicemente un re umano, è una figura sospesa tra mondo mortale e mondo divino. Vive su un'isola circondata da mura di bronzo, in una casa dove regnano abbondanza, banchetti e armonia familiare. La sua funzione è straordinaria. Custodisce le forze invisibili dell'aria, quelle potenze che per i marinai greci potevano significare salvezza o morte. Per un uomo come Odisseo, che dipende dal mare, i venti sono destino. Un vento favorevole può riportarlo a casa. Un vento contrario può ricacciarlo nell'ignoto. Eolo accoglie Odisseo secondo le regole della Xenia, l'ospitalità sacra. Lo ascolta, lo nutre, lo onora. Per un mese intero l'eroe racconta la guerra di Troia e le proprie avventure. Poi, quando giunge il momento della partenza, Eolo gli offre un dono enorme, un otre, una sacca di pelle, dentro cui ha rinchiuso tutti i venti contrari. Solo Zefiro, il vento dell'Ovest, viene lasciato libero per spingere le navi verso Itaca. È come se, per una volta, il mondo sembrasse collaborare con Odisseo. La natura, che fino a quel momento lo aveva ostacolato, pare finalmente ordinata a favore del ritorno. Per 9 giorni e 9 notti la navigazione procede senza disastri e al 10° giorno accade ciò che Odisseo attende da anni. Itaca appare all'orizzonte. Non è più un sogno, non è più un nome pronunciato nel dolore. È lì, vicino. I compagni vedono i fuochi accesi sull'isola. Forse sono i fuochi dei pastori, delle case, dei campi, piccoli segni di vita umana dopo tanto mare e tanta morte. Il ritorno sembra compiuto e proprio qui Omero costruisce una delle scene più crudeli dell'Odissea, perché Odisseo, distrutto dalla fatica, si addormenta. È un dettaglio profondamente umano, cede nel momento più vicino alla salvezza. Non cade per codardia, cade per stanchezza, e questa stanchezza è importantissima. Odisseo non è una macchina eroica, è un uomo. Anche il più intelligente degli uomini ha un corpo, anche il più astuto ha bisogno di sonno, anche il capo più forte può abbassare la guardia.
Mentre dorme, però, nei compagni cresce il sospetto. Vedono quell'otre misterioso. Sanno che Eolo lo ha consegnato a Odisseo. Non capiscono cosa contenga. E allora immaginano il peggio. Pensano che dentro vi siano oro, argento, tesori che il loro capo vuole tenere soltanto per sé. Questo è il punto tragico dell'episodio. Non è un mostro a distruggere il ritorno, ma la sfiducia. I compagni non aprono l'otre perché vogliono necessariamente tradire Odisseo. Lo aprono perché non si fidano di lui, perché la fatica, la paura e l'invidia hanno consumato il rapporto tra capo e uomini. Hanno combattuto insieme, sofferto insieme, perso amici insieme. Eppure nel momento decisivo il sospetto prevale. Aprono la sacca e i venti esplodono. L'immagine è potentissima. Tutte le forze del caos, trattenute artificialmente da Eolo, vengono liberate in un solo istante. Il mare si solleva. Le navi vengono trascinate via. Itaca sparisce. La patria, che era ormai visibile, torna a essere irraggiungibile. Quando Odisseo si sveglia, comprende subito la catastrofe. Questo è uno dei momenti più dolorosi del poema, perché la perdita non avviene quando la meta è lontana, ma quando è vicinissima. L'eroe vede il ritorno sfumare proprio davanti ai suoi occhi. Sul piano simbolico, l'episodio dell'Otre dei Venti racconta una verità durissima. Il Nostos non dipende solo dal desiderio del singolo. Il ritorno è un'impresa collettiva. Odisseo può essere intelligente, può essere prudente, può essere scelto dagli dei, ma non può portare tutti a casa se i suoi compagni non partecipano alla stessa disciplina. Qui emerge la fragilità della leadership. Essere capo non significa controllare ogni cosa. Odisseo guida, decide, protegge, ma resta vulnerabile alle azioni degli altri. Il fallimento nasce proprio da questa distanza. Lui sa cosa contiene l'otre, ma i compagni no. Lui porta il peso della conoscenza. Loro vivono nell'incertezza e l'incertezza genera sospetto. Questo episodio mostra anche un limite di Odisseo. Perché possiamo chiederci? Perché non ha spiegato ai compagni il contenuto dell'otre? Perché non li ha resi partecipi? Perché custodisce il dono da solo? Forse per prudenza, forse perché sa quanto siano impulsivi, forse perché, come molti capi, pensa di poter sostenere da solo il peso della salvezza. La nave è una comunità e se la comunità si spezza, anche il ritorno fallisce. Quando le navi vengono respinte dal vento, Odisseo torna da Eolo e chiede di nuovo aiuto. Ma questa volta il Signore dei Venti lo respinge. Per Eolo, un uomo così perseguitato dagli dei non può essere aiutato due volte. La sua sventura appare come un segno divino. Anche questo è tragico. Odisseo non ha soltanto perso l'occasione, ha perso anche la fiducia di chi lo aveva aiutato. Da quel momento il viaggio diventa più cupo, perché Odisseo comprende che la distanza da Itaca non è soltanto geografica. Può essere prodotta da un errore, da un dubbio, da un gesto impulsivo. Basta un attimo, basta aprire ciò che doveva restare chiuso, basta cedere alla curiosità e alla sfiducia. E il ritorno, che sembrava ormai compiuto, viene rimandato ancora una volta. L'episodio di Eolo è quindi una delle grandi lezioni dell'Odissea. L'uomo non combatte solo contro mostri e dei, ma contro la propria fragilità interiore, contro l'invidia, contro la sospettosità, contro la stanchezza, contro la difficoltà di restare uniti quando la salvezza sembra vicina. E forse è proprio questo a renderlo così moderno. Perché spesso il momento più pericoloso non è quando siamo lontani dalla meta, ma quando siamo a un passo dal raggiungerla. Dopo Eolo arriva la tragedia dei Lestrigoni. Qui il poema diventa cupo. La flotta giunge in un porto apparentemente sicuro, chiuso, protetto. Ma quella sicurezza è ingannevole. È una trappola naturale. Le navi entrano e restano imprigionate. I Lestrigoni sono giganti cannibali. A differenza di Polifemo, non vivono isolati. Hanno una città, un re,
una regina, un popolo. Ma questa città è una civiltà mostruosa. È una società organizzata senza umanità. Quando gli uomini di Odisseo arrivano, non vengono accolti come ospiti, vengono trattati come prede. I giganti scagliano massi dall'alto, distruggono le navi, massacrano gli equipaggi. Solo la nave di Odisseo riesce a salvarsi, perché era rimasta fuori dal porto. È una perdita enorme. Fino a quel momento Odisseo guidava una flotta. Dopo i Lestrigoni gli resta una sola nave. Il ritorno si restringe, la speranza si assottiglia, la solitudine comincia ad avvicinarsi. Sul piano simbolico, i Lestrigoni rappresentano un altro volto dell'anticiviltà. Polifemo è il selvaggio isolato, privo di leggi. I Lestrigoni sono invece la comunità rovesciata. Hanno strutture sociali, ma non giustizia. Hanno una città, ma non ospitalità. Hanno potere, ma non misura. Omero sembra suggerire che la vera civiltà non dipenda soltanto dall'organizzazione esterna. Una città non è civile solo perché ha mura, re e palazzi. È civile se rispetta il limite, lo straniero, la parola sacra dell'ospitalità. Quando Odisseo fugge dai Lestrigoni, porta con sé un gruppo ormai ridotto e traumatizzato. Eppure il viaggio non è terminato, anzi, sta per entrare in una dimensione ancor più ambigua. Dopo essere sfuggito ai Lestrigoni, Odisseo continua il viaggio con ciò che resta della sua spedizione. Non più una flotta, non più decine di navi, una sola imbarcazione, pochi uomini sopravvissuti, molti amici perduti, molte speranze infrante. Il mare li conduce infine verso una nuova terra, un'isola verde e silenziosa, avvolta da foreste profonde, misteriosa, bellissima. Il suo nome è Ea ed è qui che vive Circe. Quando Omero introduce questo personaggio, il tono del racconto cambia ancora una volta. Non ci troviamo davanti a una creatura mostruosa come Polifemo. Non ci troviamo davanti a un popolo selvaggio come i Lestrigoni. Circe è diversa, è raffinata, intelligente, affascinante, pericolosa, figlia di Elios, il sole. Appartiene a una stirpe divina antichissima. Conosce i segreti delle erbe, i poteri della natura, le arti della trasformazione, la magia. La sua casa sorge nel cuore dell'isola, una dimora splendida, circondata da leoni e lupi. Ma c'è qualcosa di inquietante. Quegli animali non attaccano, non mostrano aggressività, si comportano come creature addomesticate, come fedeli servitori. E questo dovrebbe già essere un avvertimento, perché quei lupi e quei leoni non sono realmente animali, sono uomini trasformati dalla magia di Circe. Odisseo divide i superstiti in due gruppi. Una parte rimane alla nave, l'altra esplora l'isola. Guidati da Euriloco, i marinai raggiungono il palazzo della maga. Da lontano sentono una voce, un canto, dolce, ipnotico, affascinante. Circe canta mentre tesse, un'immagine che ricorda altre figure femminili dell'Odissea. Calipso, Penelope, le sirene. Molte donne del poema sono legate alla parola, al canto o alla tessitura, ma ognuna rappresenta qualcosa di diverso. Circe accoglie gli uomini, sorride, li invita a entrare, offre loro cibo e vino. Ancora una volta appare il tema dell'ospitalità, ma questa non è vera ospitalità, è una trappola. Appena i marinai bevono la pozione preparata dalla dea, dimenticano chi sono. Circe li colpisce con una verga magica e li trasforma in porci. I loro corpi cambiano, le loro mani diventano zampe, le loro voci diventano grugniti, ma le loro menti restano umane. Ed è proprio questo l'aspetto più terribile. Sono coscienti, ricordano tutto, ma non possono più comportarsi come uomini. Qui Omero introduce uno dei simboli più profondi dell'intero poema. Circe non crea mostri, rivela ciò che gli uomini rischiano di diventare. Per i greci l'essere umano si distingue dagli animali attraverso la ragione, attraverso il controllo di sé, attraverso la capacità di vivere secondo leggi e valori.
Quando questi elementi vengono meno, l'uomo cade nella bestialità. I compagni di Odisseo diventano porci non perché siano cattivi, ma perché hanno ceduto all'istinto, alla fame, al piacere, alla seduzione. La trasformazione fisica rende visibile una trasformazione morale. È una metafora potentissima. L'uomo che smette di governare se stesso rischia di perdere la propria umanità. Quando Euriloco riesce a fuggire e racconta l'accaduto, Odisseo prende una decisione immediata. Andrà da Circe, da solo. Ancora una volta si assume la responsabilità di salvare i propri uomini. Durante il cammino accade qualcosa di straordinario. Gli appare Hermes, lo stesso dio che aveva visitato Calipso, il messaggero degli dei, il protettore degli uomini intelligenti. Hermes sa che nessun mortale può resistere alla magia di Circe. Per questo gli dona un'erba misteriosa, il moli. Omero la descrive con una radice nera e un fiore bianco, una pianta quasi impossibile da estirpare per gli uomini, ma facile da cogliere per gli dei. Da secoli studiosi e botanici discutono sulla sua natura, ma il suo significato simbolico è ancora più importante. Il moli rappresenta la protezione della ragione contro l'incantesimo, la lucidità contro l'inganno, la coscienza contro la perdita di sé. Quando arriva al palazzo, Circe tenta di fare con lui ciò che ha fatto con gli altri. Gli offre il vino, la pozione, l'incantesimo. Ma il moli lo protegge, la magia fallisce. Per la prima volta Circe si trova davanti a un uomo che non può dominare. Quando tenta di colpirlo con la verga, Odisseo estrae la spada. La dea rimane sorpresa e comprende immediatamente chi ha davanti. Non un uomo qualunque, ma Odisseo, l'eroe protetto dagli dei. È interessante notare che Odisseo non vince grazie alla forza. Come quasi sempre nell'Odissea, la vittoria nasce dalla collaborazione tra intelligenza umana e aiuto divino. Senza Hermes sarebbe caduto anche lui. Senza il suo coraggio non avrebbe mai affrontato Circe. Entrambi gli elementi sono necessari. A questo punto accade qualcosa di inaspettato. Circe non continua a combattere, non cerca vendetta, non fugge, si trasforma. Da nemica diventa alleata, restituisce ai compagni il loro aspetto umano, li accoglie, li cura, li ospita, e Odisseo resta con lei, non per giorni, non per settimane, per un intero anno. Questo episodio è fondamentale perché mostra una debolezza di Odisseo che raramente viene sottolineata. L'eroe che non ha dimenticato Itaca presso Calipso rischia invece di fermarsi presso Circe. I banchetti, la sicurezza, l'assenza di pericoli, la compagnia della dea, tutto sembra piacevole, confortevole, protetto, e il tempo passa, un anno intero, quasi senza che nessuno se ne accorga. Anche qui il tema centrale dell'Odissea ritorna. Il viaggio non è ostacolato soltanto dalla violenza, può essere rallentato dal benessere, dall'abitudine, dalla tentazione di smettere di cercare. Alla fine saranno i compagni a ricordare a Odisseo il proprio scopo, a ricordargli Itaca, a ricordargli Penelope, a ricordargli chi è. Quando decide finalmente di ripartire, Circe rivela una verità sconvolgente. Per tornare a casa non basta navigare, non basta trovare la rotta giusta, non basta sfuggire ai mostri. Odisseo deve affrontare qualcosa di ancor più difficile. Deve discendere nel regno dei morti, deve raggiungere l'Ade, deve interrogare l'indovino Tiresia, perché soltanto lui può indicargli la strada del ritorno. Ed è qui che il viaggio di Odisseo entra nella sua fase più profonda. Fino a questo momento l'eroe ha affrontato mostri esterni. Da ora dovrà affrontare il passato, la morte, la memoria, i fantasmi. Per ritrovare la strada verso Itaca, dovrà prima attraversare il mondo delle ombre. E così, lasciata l'isola di Circe, la nave riprende il mare. Davanti a Odisseo non c'è una nuova terra, non c'è una nuova avventura. C'è il confine che separa i vivi dai morti,
e nessun eroe greco può attraversarlo senza uscirne cambiato. Quando Odisseo lascia l'isola di Circe, il mare davanti a lui appare diverso, non perché le onde siano più alte, non perché il vento sia più forte, ma perché la destinazione che lo attende non appartiene al mondo dei vivi. Per la prima volta dall'inizio del viaggio, la sua meta non è una terra sconosciuta, non è un'isola, non è una città, non è il regno di un re, è il confine stesso della morte. Circe è stata chiara: se vuole tornare a Itaca, deve prima consultare Tiresia, il più grande indovino che la Grecia abbia mai conosciuto, l'unico uomo che, pur essendo morto, conserva nell'Ade la propria sapienza. Ma raggiungerlo significa fare ciò che nessun mortale desidera: scendere nel regno delle ombre, entrare nella dimora di Ade, guardare negli occhi la morte. L'episodio che segue è noto con un nome particolare. I greci lo chiamavano Nekia. Non è semplicemente una visita agli inferi, è un rito di evocazione dei morti, una cerimonia attraverso cui i defunti vengono richiamati dal loro sonno eterno per parlare con i vivi. Questo episodio occupa l'intero libro 11 dell'Odissea ed è uno dei più influenti di tutta la letteratura occidentale. Virgilio lo riprenderà nell'Eneide, Dante lo trasformerà nella Divina Commedia. Molti secoli dopo continuerà a influenzare racconti, romanzi e film, perché ogni uomo, prima o poi, si pone la stessa domanda: che cosa c'è oltre la morte? Guidato dalle istruzioni di Circe, Odisseo naviga verso nord, sempre più lontano, sempre più vicino ai confini del cosmo. Omero descrive una terra cupa, una regione dove il sole sembra non splendere mai, dove regna la nebbia, dove l'aria appare immobile, dove il mondo dei vivi sfuma lentamente in qualcosa di diverso. Qui scorrono i fiumi dell'oltretomba, l'Acheronte, il Piriflegetonte, il Cocito, nomi che riecheggeranno per secoli nell'immaginario europeo. Odisseo approda, scava una fossa, versa latte, miele, vino, acqua e infine sacrifica animali neri. Il sangue scorre nella terra ed è allora che accade. Le ombre arrivano, dal buio emergono figure pallide, silenziose, innumerevoli, uomini, donne, guerrieri, vecchi, giovani, tutti accomunati dalla stessa sorte, la morte. Omero ci mostra una concezione dell'aldilà molto diversa da quella moderna. Non esiste paradiso, non esiste inferno nel senso cristiano. L'Ade è un luogo di ombre, un'esistenza sbiadita, priva della pienezza della vita. Le anime conservano ricordi, desideri, rimpianti, ma hanno perso la forza, la sostanza, la vitalità che appartenevano loro quando erano vive. Per questo le ombre cercano il sangue del sacrificio, perché solo bevendolo possono recuperare per un momento coscienza e parola. Tra la moltitudine di ombre che si accalca attorno al sangue del sacrificio, finalmente compare colui che Odisseo è venuto a cercare, Tiresia, l'indovino di Tebe, il più celebre veggente del mondo greco, l'uomo che aveva visto ciò che agli altri era nascosto quando era in vita e che continua a vedere anche dopo la morte. Questo dettaglio è fondamentale. Nell'Ade tutte le anime sono ombre, tutte hanno perso la loro forza, tutte vagano prive della pienezza della vita. Ma Tiresia è diverso. Per volontà di Persefone conserva ancora la propria conoscenza, la propria lucidità, la propria capacità di comprendere il passato, il presente e il futuro. È l'unico morto che continua a possedere veramente la propria identità. Quando si avvicina al sangue del sacrificio, l'atmosfera cambia. Non è più il regno indistinto delle ombre, non è più la folla anonima dei defunti. È come se il sapere stesso emergesse dall'oscurità. Tiresia beve il sangue e immediatamente riconosce Odisseo. Non ha bisogno di domande, non ha bisogno di spiegazioni. Conosce già il motivo della sua presenza, conosce già il peso che grava sul suo destino. Nel testo greco Omero lo presenta come colui che possiede il nous, la mente, la capacità di comprendere.
È significativo che l'unico morto pienamente cosciente sia proprio un sapiente, come se Omero volesse suggerire che la vera conoscenza supera persino la morte. La prima cosa che Tiresia rivela riguarda Poseidone. Odisseo lo sa già, sa che il dio del mare lo odia, sa che la sua ira è nata dall'accecamento di Polifemo, ma sentirlo pronunciare dall'indovino conferisce alla persecuzione divina un significato diverso. Non si tratta più di una semplice vendetta, è una prova, una forza che accompagnerà tutto il viaggio. Tiresia non dice che Poseidone impedirà per sempre il ritorno, dice qualcosa di più sottile. Il ritorno sarà possibile, ma soltanto attraverso la sofferenza. Questo è un tema centrale dell'Odissea. Gli dei non eliminano la libertà degli uomini, la condizionano, la mettono alla prova. Il destino esiste, ma il modo in cui esso si realizza dipende dalle scelte umane. Poi Tiresia rivela un dettaglio apparentemente semplice, ma che si rivelerà decisivo. L'isola di Trinacria, i sacri armenti del sole, i buoi appartenenti a Helios, animali consacrati, inviolabili, intoccabili. Tiresia parla con estrema chiarezza. Se Odisseo e i suoi uomini sapranno resistere alla tentazione, il ritorno sarà difficile, ma possibile. Se invece toccheranno quei buoi, la rovina sarà inevitabile. Qui Omero introduce uno dei concetti più importanti della mentalità greca, la sofrosine, la moderazione, l'autocontrollo, il limite. Molti lettori moderni interpretano l'Odissea come una lotta contro mostri e divinità. Ma spesso il vero nemico è molto più semplice, l'incapacità di controllare se stessi. I compagni di Odisseo moriranno non perché Poseidone li colpisce direttamente, moriranno perché non riescono a dominare la fame, il desiderio, l'impazienza. In altre parole, saranno sconfitti dalle proprie debolezze, ma la parte più sorprendente deve ancora arrivare, perché Tiresia non parla soltanto del ritorno a Itaca, parla di ciò che verrà dopo. E questa è una delle sezioni più misteriose dell'intero poema. L'indovino predice che Odisseo tornerà davvero a casa, ritroverà Penelope, riconquisterà il proprio regno, punirà i proci, ma non sarà la fine. Anni dopo dovrà partire ancora, da solo. Con un remo sulle spalle, dovrà camminare verso l'interno della terraferma, così lontano dal mare che gli uomini non riconosceranno nemmeno un remo. Lo scambieranno per un ventilabro usato per separare il grano dalla pula. Solo allora dovrà fermarsi, piantare il remo nel terreno e offrire sacrifici a Poseidone. Questa profezia è straordinaria, perché trasforma completamente il significato del viaggio. L'obiettivo di Odisseo non è semplicemente tornare a casa, è riconciliarsi con il mondo, persino con il Dio che lo perseguita, persino con il mare che gli ha portato via tutto. Ciò che rende Tiresia così affascinante è che non offre certezze. Non dice, farai questo e sarai salvo. Dice, dipenderà da te. L'Odissea è piena di profezie, ma quasi nessuna è deterministica. Tiresia non elimina la libertà, la rende più evidente. Il destino di Odisseo è possibile, non garantito. La strada verso Itaca esiste, ma deve essere percorsa, scelta dopo scelta, errore dopo errore, resistenza dopo resistenza. Ed è per questo che l'incontro con Tiresia rappresenta il vero centro spirituale dell'Odissea. Fino a quel momento, Odisseo ha combattuto contro il mare. Da quel momento in poi, dovrà soprattutto combattere contro se stesso. E proprio quando Tiresia termina la sua profezia, quando il futuro è stato finalmente rivelato, Odisseo si accorge che tra le ombre ne è comparsa una che non si aspettava di vedere. Odisseo vede una donna, la riconosce immediatamente. È sua madre, Anticlea. Quando era partito per Troia era ancora viva, ora è morta. E lui non lo sapeva. Questo è uno dei momenti più umani dell'intero poema. Non ci sono mostri, non ci sono dei, non ci sono magie. Solo una madre e un figlio separati dalla morte. Odisseo piange, vorrebbe abbracciarla, corre verso di lei.
per 3 volte cerca di stringerla. Per 3 volte le sue braccia attraversano il vuoto, come un sogno, come fumo, come ombra. È una scena che colpisce ancora oggi perché mostra il limite invalicabile tra vivi e morti. L'amore rimane, il contatto no. Anticlea racconta ciò che è accaduto a Itaca, parla di Penelope, parla di Telemaco, parla del vecchio Laerte e infine rivela la propria morte. Non è stata una malattia, non una ferita, non la vecchiaia. È morta di nostalgia, consumata dall'attesa del figlio. Dopo Anticlea, Odisseo incontra molte figure leggendarie, madri di eroi, regine, principesse, donne che appartengono alle più antiche tradizioni della Grecia. È come se Omero stesse aprendo davanti allo spettatore un immenso museo della memoria mitologica. Ogni anima racconta una storia. Ogni storia diventa parte dell'identità culturale greca. Poi compare Agamennone, l'antico comandante della spedizione achea, l'uomo che guidò la guerra di Troia. La sua sorte è tragica. Dopo essere tornato a casa, fu assassinato dalla moglie Clitennestra e dall'amante Egisto. Agamennone racconta il tradimento, l'inganno, l'assassinio e mette in guardia Odisseo. Non fidarti troppo, nemmeno del ritorno, nemmeno della casa, nemmeno di chi ami. Questa scena serve a creare tensione. Lo spettatore sa che Odisseo tornerà, ma non sa cosa troverà. Poi arriva uno dei momenti più celebri della letteratura antica. Compare Achille, il più grande eroe della guerra di Troia, l'uomo che aveva scelto una vita breve e gloriosa invece di una lunga esistenza anonima. Nell'Iliade Achille inseguiva la gloria immortale. Ora è morto ed è nell'Ade. Odisseo lo elogia, gli dice che tra i morti è il più grande, che tutti lo onorano, che il suo nome vive ancora. Ma la risposta di Achille è sorprendente, una delle più celebri dell'intero poema. Preferirei essere un servo sulla terra, al servizio di un uomo povero, piuttosto che regnare su tutti i morti. Questa frase racchiude una delle riflessioni più profonde dell'Odissea. La vita, anche con tutte le sue sofferenze, vale più della gloria conquistata attraverso la morte. È quasi una risposta all'Iliade. Achille aveva scelto la fama, Odisseo sceglie il ritorno. E Omero sembra suggerire che la seconda scelta sia più umana. Tra le ombre compare anche Aiace Telamonio. Ma qui accade qualcosa di insolito. Aiace non parla, è ancora arrabbiato, ancora ferito. Ricorda la contesa per le armi di Achille, ricorda la sconfitta e rifiuta persino di rivolgere la parola a Odisseo. È una scena breve, ma potentissima, perché mostra che alcune ferite sopravvivono persino alla morte. Quando Odisseo lascia l'Ade, non è più lo stesso uomo. Ha visto ciò che nessun mortale desidera vedere. Ha incontrato il passato, ha incontrato la morte, ha incontrato se stesso. Questo viaggio è fondamentale perché rappresenta una sorta di morte simbolica. Molti eroi antichi devono scendere negli inferi prima di completare la propria trasformazione. Odisseo non fa eccezione. Prima di ritrovare Itaca, deve comprendere il valore della vita. Prima di tornare a casa, deve capire cosa rischia di perdere. Prima di riconquistare il presente, deve affrontare il mondo dei ricordi. Quando la nave lascia le terre dell'oltretomba, l'eroe porta con sé le parole di Tiresia. Ma davanti a lui si profilano nuove prove, forse ancora più terribili. Le sirene, Scilla e Cariddi, i sacri buoi del sole, le ultime grandi sfide che separano Odisseo dalla patria. E il mare ancora una volta si prepara a metterlo alla prova. Prima di riprendere il viaggio verso Itaca, Odisseo torna ancora una volta da Circe. La dea lo accoglie nuovamente, e questa volta non come una seduttrice, non come una nemica, ma come una guida. Sa che le prove peggiori devono ancora arrivare e decide di prepararlo. Le sue parole hanno il tono di un ultimo avvertimento. Davanti all'eroe si trovano 3 ostacoli, 3 prove che metteranno alla prova tutto ciò che ha imparato. Le sirene, Scilla e Cariddi,
e infine l'isola del sole. Tra tutte le creature della mitologia greca, poche hanno lasciato un segno tanto profondo quanto le sirene. Eppure Omero le descrive in modo sorprendentemente diverso rispetto all'immagine moderna. Non parla di donne con la coda di pesce. Quella rappresentazione nascerà molti secoli dopo. Le sirene dell'Odissea sono creature del canto, creature della voce, creature della conoscenza. Il loro potere non risiede nella forza, non possiedono artigli, non possiedono armi, non inseguono le navi, restano immobili, sedute sulla loro isola e attendono. Aspettano che siano gli uomini a raggiungerle. Questo dettaglio è fondamentale, perché le sirene rappresentano una tentazione che nasce dall'interno. Non costringono nessuno, sedurranno soltanto chi sceglie di ascoltarle. Circe rivela a Odisseo la natura del loro potere. Le sirene conoscono tutto, conoscono il passato, conoscono Troia, conoscono le sofferenze degli Achei, conoscono i segreti del mondo. Quando una nave passa vicino alla loro isola, iniziano a cantare e il loro canto promette ciò che ogni essere umano desidera: la conoscenza, la verità, la comprensione assoluta. Nel testo greco, le sirene promettono a Odisseo che potrà conoscere tutto ciò che accade sulla terra feconda. È una promessa straordinaria, perché non offrono ricchezza, non offrono piacere, offrono sapere, e proprio per questo sono tanto pericolose. Ancora una volta, Odisseo si salva grazie all'intelligenza, non evita le sirene, non fugge, trova una terza strada, fa tappare con la cera le orecchie dei compagni. Poi ordina che lo leghino all'albero maestro della nave e dà istruzioni precise. Qualunque cosa accada, qualunque cosa lui dica, non dovranno liberarlo. Mai. Quando la nave passa davanti all'isola, il canto inizia. Odisseo ascolta e ne resta immediatamente affascinato. Supplica, ordina, minaccia, implora i compagni di scioglierlo. Vuole raggiungere le sirene. Vuole conoscere, vuole ascoltare ancora, ma i marinai stringono le corde e continuano a remare. Solo quando il canto svanisce all'orizzonte, Odisseo viene liberato. Questo episodio è uno dei più studiati dell'intera letteratura occidentale. Le sirene rappresentano molte cose: la conoscenza proibita, la tentazione, il desiderio, la curiosità. Ma soprattutto rappresentano l'incapacità umana di accettare il limite. Odisseo vuole sapere, vuole comprendere, vuole andare oltre, come molti eroi greci, come molti uomini. Ma il sapere assoluto ha un prezzo, e il prezzo è la perdita della vita. Per questo Odisseo si salva soltanto accettando di essere legato, accettando un limite imposto a se stesso. È una lezione sorprendentemente moderna. A volte la libertà consiste proprio nel riconoscere i propri limiti. Ma il pericolo successivo è ancora più terribile. Davanti alla nave si apre uno stretto. Da una parte si trova Scilla, dall'altra Cariddi. Non esiste una terza via. Bisogna scegliere. Cariddi è un mostro marino. 3 volte al giorno inghiotte il mare. 3 volte al giorno lo rigetta. Quando risucchia le acque, crea un vortice immenso, capace di trascinare negli abissi qualsiasi nave. È la personificazione della forza distruttiva della natura. Un abisso che non può essere combattuto, non può essere sconfitto, può soltanto essere evitato. Sul lato opposto vive Scilla, un essere mostruoso, con 12 zampe, 6 lunghi colli e 6 teste armate di file di denti. Nascosta nella roccia, attende le navi che attraversano lo stretto. E quando passano, colpisce, rapida, inesorabile. Qui Circe offre a Odisseo uno dei consigli più duri dell'intero poema. Gli dice di passare vicino a Scilla. Perché? Perché perderà soltanto 6 uomini, mentre Cariddi distruggerebbe l'intera nave. È una lezione terribile. La leadership non consiste sempre nel trovare la soluzione perfetta. A volte consiste nello scegliere il male minore. Odisseo non accetta facilmente questo consiglio. Vorrebbe combattere,
Vorrebbe salvare tutti, ma non può. Per la prima volta comprende che esistono situazioni in cui nessuna scelta è completamente giusta. Quando la nave attraversa lo stretto, Scilla emerge e strappa 6 marinai, i migliori, i più forti. Odisseo li vede morire, li sente gridare il suo nome ed è una delle immagini più dolorose dell'intero viaggio, perché questa volta non può fare nulla. Dopo Scilla e Cariddi, la nave raggiunge finalmente Trinacria, l'isola sacra di Helios, il dio Sole. Qui pascolano i celebri buoi della profezia, gli stessi di cui Tiresia aveva parlato nell'Ade, gli stessi di cui Circe aveva parlato prima della partenza. Il divieto è assoluto, non devono essere toccati, per nessuna ragione. Per un certo periodo i compagni resistono, ma poi il vento contrario li blocca sull'isola. I giorni passano, le scorte finiscono, la fame cresce e con la fame cresce la disperazione. Questo è un dettaglio fondamentale. Omero non presenta i marinai come uomini malvagi. Sono affamati, stremati, spaventati. Sono esseri umani messi alla prova oltre il limite. Un giorno Odisseo si allontana per pregare. Euriloco convince gli altri. Meglio morire dopo aver mangiato che consumarsi lentamente di fame. Così i compagni uccidono i sacri buoi, li arrostiscono, li mangiano. E in quell'istante il loro destino è segnato. Hanno infranto l'ordine divino. Hanno ignorato Tiresia. Hanno ignorato Circe. Hanno ignorato il loro stesso re. Quando la nave riprende il mare, Zeus interviene. Una tempesta terribile si scatena. Il fulmine colpisce l'imbarcazione. L'albero maestro si spezza. La nave si distrugge. Tutti i compagni muoiono. Tutti. Nessuno sopravvive. Nessuno. È il momento più tragico dell'intera Odissea. L'uomo che era partito da Troia con 12 navi, ora galleggia da solo tra le onde. Nessun amico, nessun compagno, nessun esercito, nessuna flotta. Soltanto lui e il mare. La profezia di Polifemo si è compiuta. La profezia di Tiresia si è compiuta. Odisseo è sopravvissuto, ma ha perso tutto, o quasi. Perché davanti a lui si profila ancora un'ultima tappa, un'isola lontana, fuori dal tempo, abitata da una dea immortale, una dea destinata a trattenerlo per 7 lunghi anni. Il suo nome è Calipso e da lì, finalmente, comincerà il ritorno verso Itaca. Quando Odisseo approda a Ogygia, non è più l'eroe trionfante di Troia. Non è nemmeno il comandante astuto che aveva accecato Polifemo. È un uomo spezzato, ha perso tutto, la guerra, gli amici, i compagni, le navi, gli anni, perfino la speranza sembra consumata. Ed è proprio in questo momento di estrema fragilità che Calipso lo trova. La ninfa lo soccorre, lo accoglie, lo cura e lentamente si innamora di lui. Molti lettori moderni vedono Calipso soltanto come una carceriera, ma Omero la presenta in modo molto più complesso. Calipso ama davvero Odisseo, vuole proteggerlo, vuole salvarlo, vuole renderlo immortale. Eppure proprio questo amore diventa una prigione, perché ciò che Calipso offre è incompatibile con ciò che Odisseo desidera. La dea offre l'eternità, Odisseo desidera il ritorno. La dea offre l'immortalità, Odisseo desidera Penelope. La dea offre la perfezione. Odisseo desidera la propria vita imperfetta. Qui emerge uno dei temi più profondi dell'intero poema. Per 7 anni Odisseo vive accanto a una dea, mangia cibo divino, abita un'isola paradisiaca, potrebbe diventare immortale, potrebbe liberarsi della vecchiaia, della sofferenza, della morte. Eppure ogni giorno si reca sulla riva. Ogni giorno guarda il mare, ogni giorno piange. Perché? Perché Odisseo non vuole essere un dio, vuole essere un uomo. Questo è uno dei messaggi più straordinari della cultura greca. La grandezza dell'essere umano non consiste nel diventare immortale, consiste nell'accettare la propria mortalità, nell'amare ciò che è fragile, ciò che passa, ciò che può essere perduto.
Odisseo sceglie Penelope invece dell'eternità, sceglie Itaca invece dell'immortalità, sceglie il tempo invece dell'eterno. Dopo l'intervento di Atena e il decreto di Zeus, Hermes raggiunge Ogygia. Calipso è costretta a lasciarlo partire. E così Odisseo costruisce la zattera, affronta il mare, subisce l'ultima persecuzione di Poseidone, naufraga, incontra Nausica, raggiunge i Feaci. Dopo aver ascoltato il racconto di Odisseo, i Feaci restano in silenzio. Nella grande sala del palazzo di Alcinò nessuno riesce a parlare. Hanno ascoltato la storia di un uomo che ha visto città lontane, che ha affrontato mostri, che ha dialogato con dei e morti, che ha perso tutti i suoi compagni, che per 20 anni ha inseguito una sola cosa, la propria casa. Alcinò comprende che quell'uomo non è un semplice naufrago, non è uno straniero qualunque, è uno degli ultimi grandi eroi della generazione di Troia e soprattutto è un uomo che ha sofferto abbastanza. Per questo i Feaci decidono di aiutarlo. Secondo le sacre leggi dell'ospitalità, lo colmano di doni preziosi, oro, bronzo, vesti magnifiche e tesori degni di un re. Ma il dono più importante non è il tesoro, è il ritorno. Per la prima volta dall'inizio dell'Odissea, Odisseo incontra un popolo che non cerca di trattenerlo, ingannarlo o distruggerlo. I Feaci non gli chiedono nulla, non pretendono ricompense, non cercano di sfruttarlo, semplicemente lo aiutano a tornare a casa. Ed è per questo che nel poema essi rappresentano una sorta di ponte tra il mondo del mito e quello della realtà. Sono gli ultimi abitanti del mondo meraviglioso delle avventure, coloro che accompagnano l'eroe fuori dal regno delle leggende e lo restituiscono alla sua vita. Quando tutto è pronto, Odisseo sale a bordo di una delle celebri navi feace, navi quasi magiche, navi che sembrano possedere un'intelligenza propria. Omero le descrive come imbarcazioni capaci di conoscere da sole le rotte del mare, i porti, le città e perfino i pensieri degli uomini. Per i greci rappresentavano l'ideale della navigazione perfetta, l'opposto di tutte le traversate che Odisseo aveva affrontato fino a quel momento. Non c'è paura, non c'è incertezza, non c'è tempesta, non c'è Poseidone che scatena le onde, non c'è nessun mostro ad attenderlo. Per la prima volta da 20 anni il mare smette di essere un nemico, diventa una strada che conduce finalmente verso casa. Stremato dalle sofferenze accumulate durante 2 decenni di guerra e di vagabondaggio, Odisseo si addormenta sulla nave. Ed è un sonno diverso da tutti gli altri, non il sonno inquieto del naufrago, non il riposo precario del guerriero. È il sonno di un uomo che per la prima volta dopo moltissimo tempo non deve più lottare. Mentre lui dorme, la nave attraversa il mare nella notte, silenziosa, veloce, perfetta, ed è significativo che il ritorno avvenga proprio così. Odisseo non conquista Itaca con la forza, non vi approda combattendo, non vi arriva guidando personalmente il timone. Dopo anni di prove, il ritorno gli viene finalmente concesso, quasi come un dono del destino, quasi come una ricompensa per tutte le sofferenze sopportate. Quando l'alba si avvicina, le coste di Itaca emergono dall'oscurità. La nave entra nel porto. Quando Odisseo si sveglia, non riconosce il luogo che lo circonda. La spiaggia è silenziosa, il mare è calmo. Davanti a lui si alzano colline familiari, eppure l'eroe è confuso. Dopo tanti anni lontano da casa, perfino Itaca sembra estranea. Omero costruisce questa scena in modo meraviglioso. Per alcuni istanti l'eroe è tornato, ma non lo sa ancora. Poi compare Atena, travestita, come spesso accade nel poema. La dea sorride e finalmente rivela la verità. È Itaca, la sua terra, la sua casa, il suo regno. Dopo 20 anni, Odisseo è tornato. A questo punto potrebbe sembrare che la storia sia finita. L'eroe è tornato, la patria è raggiunta, fine del viaggio. Ma l'Odissea è molto più sofisticata.
perché il vero problema non era soltanto raggiungere Itaca, era riconquistarla. Odisseo non è più il re che era partito e Itaca non è più l'isola che aveva lasciato. I proci occupano il palazzo, consumano le sue ricchezze, insidiano Penelope, minacciano Telemaco. Se Odisseo si presentasse apertamente, verrebbe probabilmente ucciso. Per questo Atena elabora un piano. La dea compie uno dei suoi incantesimi più importanti. Trasforma Odisseo. Il suo corpo invecchia. La pelle si raggrinzisce. Gli abiti diventano stracci. L'eroe glorioso di Troia scompare. Al suo posto compare un mendicante, un vecchio sconosciuto. Questa trasformazione è profondamente simbolica, perché l'Odissea è il poema dell'identità nascosta. Più volte Odisseo ha dovuto celare il proprio nome, più volte ha dovuto mascherarsi, più volte ha dovuto rinunciare alla gloria immediata. Ora affronta la prova definitiva, tornare a casa senza essere riconosciuto. La prima persona che incontra è Eumeo, uno dei personaggi più umani e commoventi dell'intero poema. Eumeo è un semplice porcaro, non è un re, non è un eroe, non è un guerriero. Eppure rappresenta uno degli uomini più nobili dell'Odissea. Quando il mendicante arriva alla sua capanna, Eumeo lo accoglie immediatamente, gli offre cibo, gli offre un posto vicino al fuoco, gli offre ospitalità, senza sapere chi sia. Questo è importantissimo, perché Eumeo incarna la vera Xenia, la sacra ospitalità greca. Accoglie lo straniero non perché sia importante, ma perché è un essere umano. Ed è proprio lui, il più umile tra i servitori, a restare fedele al proprio re. Mentre i nobili tradiscono, mentre i proci saccheggiano il palazzo, Eumeo rimane leale. Nel frattempo anche Telemaco sta tornando. Dopo il viaggio a Pilo e Sparta, dopo gli incontri con Nestore e Menelao, dopo aver scoperto che il padre è vivo, il giovane sta finalmente rientrando a Itaca, ma non è più il ragazzo insicuro che avevamo incontrato all'inizio del poema. È cresciuto, ha imparato, ha viaggiato, ha parlato con re ed eroi, ha cominciato a diventare uomo. Questa trasformazione è fondamentale, perché mentre Odisseo compiva il proprio viaggio di ritorno, Telemaco compiva il proprio viaggio di formazione. Padre e figlio stanno finalmente convergendo, come due linee che per anni sono rimaste separate. Atena sa che il momento è arrivato, sa che il ritorno non può più essere rimandato, sa che il re deve finalmente riunirsi al proprio erede. E così organizza il loro incontro nella capanna di Eumeo, lontano dal palazzo, lontano dagli occhi dei proci, lontano dal pericolo. Tra poco Odisseo rivelerà la propria identità. Tra poco padre e figlio si riconosceranno. Tra poco inizierà la riconquista di Itaca, ma prima dovranno prepararsi, perché la prova più difficile non è stata Troia, non è stato Polifemo, non sono state le sirene. La prova più difficile sta per cominciare, entrare nella propria casa e affrontare coloro che l'hanno trasformata in un regno di usurpatori. Nella capanna del fedele Eumeo, Atena decide che il momento è arrivato. Per la prima volta dopo 20 anni, Odisseo e Telemaco stanno per trovarsi faccia a faccia. Da una parte c'è il padre, l'eroe che ha attraversato il mondo, dall'altra il figlio. Il bambino che non aveva quasi conosciuto, diventato ormai uomo. Quando Telemaco entra nella capanna, vede soltanto un mendicante, un vecchio sconosciuto. Nulla lascia immaginare chi si nasconda sotto quei vestiti logori. Poi Atena interviene. La dea tocca Odisseo con la sua verga. Le rughe scompaiono, gli stracci diventano vesti splendide. Il corpo riacquista vigore, gli occhi tornano a brillare. Per un istante il giovane resta immobile, crede di avere davanti una divinità, non riesce a comprendere, non riesce a credere. E allora Odisseo parla, rivela finalmente il proprio nome, racconta la verità e Telemaco comprende. Padre e figlio si abbracciano, piangono, a lungo, in silenzio. È una delle scene più emozionanti dell'intero poema.
non è soltanto il ricongiungimento di una famiglia, è il ritorno dell'ordine. Per 20 anni Telemaco è cresciuto senza padre. Per 20 anni Odisseo ha vissuto senza figlio. Ora i due mondi si ricongiungono e insieme iniziano a preparare la riconquista di Itaca. I proci continuano a occupare il palazzo, mangiano il bestiame di Odisseo, consumano il vino, umiliano i servitori, insidiano Penelope. Ogni giorno si comportano come se il re fosse morto, come se il trono fosse già loro. Ma ignorano una cosa: Odisseo è tornato e sta osservando tutto. Padre e figlio decidono di agire con prudenza. Nessuno deve conoscere la verità. Nessuno deve sospettare. La vendetta richiede pazienza. L'astuzia che ha sconfitto Troia dovrà ora liberare Itaca. Travestito da mendicante, Odisseo entra finalmente nella propria casa. È una scena straordinaria, perché l'eroe vede il palazzo che ha costruito, i corridoi che conosce, le mura che ha lasciato 20 anni prima, eppure vi entra come uno straniero, come un ospite indesiderato, come un uomo senza nome. L'Odissea raggiunge qui uno dei suoi temi centrali, l'identità, perché Odisseo è tornato. Ma non può ancora essere Odisseo, deve nascondersi, deve osservare, deve capire di chi può fidarsi. Proprio davanti al palazzo avviene una delle scene più commoventi dell'intera letteratura antica. Una scena breve, silenziosa, priva di battaglie, priva di dei, priva di eroi armati, eppure capace di colpire il cuore più di molte guerre. Mentre Odisseo, travestito da mendicante, si avvicina alla propria casa, il suo sguardo cade su una figura dimenticata, vicino alla porta, disteso sopra un mucchio di letame, tra la polvere e l'abbandono. Giace un vecchio cane, si chiama Argo, e quel nome racchiude un intero mondo perduto. Un tempo Argo era stato il più straordinario cane da caccia di Itaca, veloce, forte, instancabile. Omero racconta che nessuna preda riusciva a sfuggirgli. Cervi, caprioli, lepri, tutti conoscevano la sua velocità. Era il compagno inseparabile del giovane Odisseo. Lo seguiva durante le battute di caccia, attraversava con lui le montagne di Itaca, correva accanto al suo padrone quando il futuro sembrava ancora pieno di promesse. Poi arrivò Troia e Odisseo partì. Come tutti gli altri, Argo probabilmente attese il suo ritorno. Un giorno, un mese, un anno, poi 10 anni, poi 20. Nel frattempo il mondo cambiò. I servitori smisero di occuparsi di lui. I proci invasero il palazzo. L'ordine della casa crollò. E Argo, simbolo vivente del passato di Odisseo, venne lentamente dimenticato. È significativo che Omero lo descriva sdraiato sopra un mucchio di letame. Per i greci il letame non era soltanto sporcizia, era qualcosa destinato ai campi, qualcosa che veniva accumulato e poi utilizzato. Argo è diventato quasi una cosa, un oggetto, un relitto del passato, come il regno stesso di Odisseo, abbandonato, trascurato, in attesa. Poi accade qualcosa di straordinario. Il vecchio cane solleva la testa, le sue forze sono quasi esaurite, non riesce più a correre, non riesce più a camminare, non riesce nemmeno ad avvicinarsi, ma vede e comprende. Davanti a lui non c'è un mendicante, non c'è uno straniero, non c'è un vecchio sconosciuto, c'è Odisseo, il suo padrone, l'uomo che aveva seguito nelle foreste 20 anni prima. L'uomo che aveva atteso per tutta la vita e lo riconosce immediatamente. Questa è la parte più straordinaria della scena. Nessuno ha ancora riconosciuto Odisseo. Non Eumeo, non Penelope, non Telemaco, non i servitori, non i proci, nemmeno i suoi vecchi amici. Tutti vedono soltanto il travestimento. Argo no, perché Argo non guarda gli abiti, non guarda il volto, non guarda l'apparenza. Riconosce qualcosa di più profondo, riconosce la presenza, riconosce l'essenza, riconosce il padrone. Anche Odisseo lo riconosce. E per un istante il cuore dell'eroe vacilla. Nel testo greco,
Omero sottolinea un dettaglio meraviglioso. Odisseo deve nascondere le lacrime, deve voltare il volto, perché non può permettersi di piangere apertamente. La sua identità deve restare segreta. La vendetta deve ancora compiersi. Eppure quel vecchio cane riesce quasi a spezzare la sua disciplina, perché Argo rappresenta tutto ciò che Odisseo ha perduto: la giovinezza, la pace, la vita prima della guerra, il tempo che non tornerà più. Quando guarda Argo, Odisseo non vede soltanto un animale, vede 20 anni della propria vita. Il cane non abbaia, non corre, non si lamenta, non fa nulla di straordinario, muove appena la coda, abbassa le orecchie, guarda il proprio padrone e poi muore. È come se avesse resistito soltanto per quel momento, come se il suo compito nel mondo fosse terminato, come se avesse aspettato 20 anni un'unica cosa: rivedere Odisseo, e solo dopo averlo visto potesse finalmente lasciarsi andare. Nel frattempo Penelope continua a resistere. Sono passati 20 anni, 20 anni di attesa, 20 anni di incertezza, eppure non si è mai arresa. I proci la assediano ogni giorno, le chiedono di scegliere un nuovo marito, di dichiarare morto Odisseo, di voltare pagina. Ma Penelope continua a rimandare, continua a resistere. La sua arma non è la forza, non è la spada, è l'intelligenza, è l'astuzia, è la pazienza. Per anni ha ingannato i proci con il celebre stratagemma della tela. Di giorno tesseva, di notte disfaceva il lavoro, rimandando la scelta, guadagnando tempo, difendendo il ricordo del marito. In molti modi Penelope è simile a Odisseo. Entrambi sopravvivono grazie all'intelligenza. Entrambi resistono grazie alla pazienza. Entrambi combattono senza combattere. Penelope comprende che il tempo delle decisioni è arrivato. Per molto tempo è riuscita a resistere. Ha ingannato i proci con la tela, ha rimandato, ha aspettato, ha sperato. Ma ora la pressione è diventata insostenibile. I proci pretendono una risposta, pretendono una scelta, pretendono il trono di Itaca. E allora Penelope prende una decisione che sembra sancire la fine di ogni speranza, ma che in realtà rappresenta il suo ultimo atto di fedeltà. Fa portare nella sala il grande arco di Odisseo, l'arma che nessun altro uomo è mai riuscito a utilizzare, un arco speciale, un dono ricevuto molti anni prima, custodito come una reliquia, come un simbolo, come una parte stessa dell'identità del re. Penelope annuncia la prova. Sposerà colui che riuscirà a tendere quell'arco e a scagliare una freccia attraverso 12 asce allineate. È una sfida apparentemente semplice, ma tutti comprendono immediatamente il suo significato, perché quell'arco non è soltanto un'arma, è il simbolo dell'autorità, del regno, dell'ordine perduto. È come se Penelope stesse dicendo: chi riuscirà a usare l'arco di Odisseo dimostrerà di essere degno di prendere il suo posto. I proci accolgono la sfida con sicurezza. Per anni hanno vissuto come padroni del palazzo, hanno banchettato, comandato, umiliato i servi, minacciato Telemaco. Ormai si considerano i veri proprietari di Itaca. Ma quando arriva il momento di tendere l'arco, qualcosa cambia. Uno dopo l'altro provano e falliscono. Le loro mani tremano. Le loro braccia cedono, le loro forze non bastano. Alcuni cercano di riscaldare l'arco vicino al fuoco, altri tentano con tutta la propria energia. Niente, l'arco resta immobile, invincibile, inaccessibile. Ed è importante capire perché. Omero non sta dicendo semplicemente che Odisseo è più forte. L'arco è diventato qualcosa di più. È il simbolo di una legittimità che non può essere rubata. I proci possono occupare il palazzo, possono consumare le ricchezze del re, possono sedere sul suo trono, ma non possono diventare Odisseo, non possono sostituirlo, non possono appropriarsi della sua identità. L'arco sembra rifiutarli, come se riconoscesse che nessuno di loro appartiene davvero a quella casa. Ed è allora
che accade l'impensabile. Dall'angolo della sala si alza il mendicante, lo straniero, l'uomo insultato, deriso, umiliato, l'uomo che tutti considerano l'ultimo degli uomini, e chiede di provare. Nella sala esplode una risata. I proci si piegano dal ridere. Pensano che sia una follia. Come potrebbe uno straccione riuscire dove hanno fallito i nobili di Itaca? Come potrebbe un vecchio mendicante fare ciò che nessuno di loro è stato capace di fare? Ma dietro quelle risate si nasconde qualcosa di più profondo, la loro arroganza, la loro hubris, la convinzione che il valore di un uomo si misuri dall'apparenza, dal potere, dalla ricchezza, dal rango. Non comprendono che proprio davanti a loro si trova l'uomo più straordinario che abbiano mai incontrato. A questo punto interviene Telemaco, ed è un momento fondamentale, perché per la prima volta il figlio di Odisseo si comporta davvero da erede del re, ordina che l'arco venga consegnato, si oppone ai proci, prende posizione. Non è più il ragazzo timido dell'inizio del poema, non è più il giovane che cercava notizie del padre, è diventato uomo, è diventato il figlio di Odisseo e senza saperlo sta preparando il ritorno del re. Quando Odisseo riceve l'arco, la scena assume una dimensione quasi sacra. Per un attimo il tempo sembra fermarsi. L'eroe osserva l'arma, la gira tra le mani, ne controlla il legno, ne sfiora la superficie, come un musicista che ritrova il proprio strumento dopo anni, come un vecchio amico che ritrova un compagno perduto. Non c'è fretta, non c'è esitazione, non c'è dubbio. Omero insiste su questo momento perché non si tratta soltanto di un gesto tecnico. È il ricongiungimento tra Odisseo e una parte della propria identità. Per 20 anni gli è stato negato tutto: la casa, la moglie, il figlio, il trono. Ora torna a possedere qualcosa che è veramente suo. Poi accade. Odisseo tende l'arco, con facilità, con naturalezza, come se quei 20 anni non fossero mai esistiti. Nel testo greco, Omero paragona il suono della corda a quello di una rondine, un suono leggero, perfetto, cristallino. Ma per i proci quel suono è terrificante, perché in quell'istante comprendono, anche se ancora non lo sanno consciamente, che qualcosa è cambiato. Il caos sta finendo, l'ordine sta tornando, il padrone della casa è tornato. Odisseo scocca la freccia, guarda davanti a sé. Le 12 asce sono allineate, la sala trattiene il respiro. La freccia parte, attraversa tutte le asole, una dopo l'altra, senza deviare, senza fermarsi, perfetta, silenziosa, inesorabile. Ed è molto più di una prova superata. È un giudizio, un verdetto, una dichiarazione. Poi Odisseo si alza. Accanto a lui c'è Telemaco. I due sono finalmente uniti, padre e figlio, re ed erede, passato e futuro di Itaca. Per la prima volta dall'inizio del poema il travestimento non serve più. Il mendicante scompare, l'uomo dai molti dolori, l'uomo dai molti viaggi, l'uomo dai molti inganni, riemerge ed è di nuovo Odisseo, figlio di Laerte, re di Itaca. Il vero significato di questa scena non è la vendetta, è il ripristino dell'ordine. Per 20 anni il mondo è stato fuori asse. Troia ha distrutto gli equilibri. L'assenza del re ha lasciato spazio all'arroganza. La casa è stata profanata, le leggi dell'ospitalità violate, la giustizia dimenticata. Ora tutto sta per essere corretto. L'arco non è soltanto un'arma, è il segnale che il nostos, il ritorno, è finalmente compiuto. Odisseo non è più un viaggiatore, non è più un naufrago, non è più un mendicante, è tornato a essere ciò che era sempre stato. E i proci stanno per scoprire, troppo tardi, che per 20 anni non hanno occupato una casa abbandonata. Hanno vissuto nella casa di un uomo che stava tornando. Il silenzio è caduto sulla sala. Per un istante nessuno comprende. Nessuno realizza davvero ciò che è appena accaduto. I proci continuano a vedere un mendicante, un vecchio, uno straniero.
Ma il mondo è già cambiato, perché in quell'istante il re è tornato e la giustizia sta per entrare nel palazzo. Odisseo non perde tempo, non pronuncia lunghi discorsi, non cerca spiegazioni, non offre possibilità di fuga. L'arco è nelle sue mani, la faretra è piena e davanti a lui siedono gli uomini che per anni hanno divorato le sue ricchezze, che hanno minacciato suo figlio, che hanno tormentato sua moglie, che hanno trasformato la sua casa in un luogo di arroganza e violenza. Tra tutti, il più colpevole è Antinoo, il capo dei Proci, il più arrogante, il più crudele, il più deciso a eliminare Telemaco. Mentre beve tranquillamente da una coppa d'oro, una freccia parte, rapida, silenziosa, inesorabile. Lo colpisce alla gola. Antinoo crolla, la coppa cade. Il vino si sparge sul pavimento e con lui cade l'illusione che tutto possa continuare come prima. Per un momento i Proci restano immobili, credono a un incidente, pensano che il mendicante abbia sbagliato bersaglio, ma allora Odisseo si alza e finalmente parla, rivela il proprio nome, rivela la propria identità, rivela la verità. Sono io, Odisseo, figlio di Laerte, re di Itaca. Le sue parole attraversano la sala come un fulmine. Per anni avevano sperato che fosse morto, per anni avevano costruito il proprio futuro sulla sua assenza. Ora l'uomo che credevano perduto è davanti a loro, vivo, armato e furioso. Ha inizio uno degli episodi più controversi e discussi dell'intera Odissea. Ai lettori moderni può apparire una scena brutale, e in effetti lo è, ma per comprendere Omero dobbiamo guardare il mondo con gli occhi dei Greci. I Proci non sono semplicemente pretendenti respinti, sono uomini che hanno infranto ogni regola sacra, hanno violato la Xenia, l'ospitalità, hanno consumato i beni di un altro uomo, hanno progettato l'assassinio di Telemaco, hanno tentato di impadronirsi del regno. Per il pubblico antico rappresentano il caos, la corruzione, l'ingiustizia, la dissoluzione dell'ordine sociale. Per questo la loro punizione assume un valore quasi rituale. Non è soltanto vendetta, è restaurazione, è giustizia, è il ritorno dell'equilibrio. Accanto a Odisseo combatte Telemaco. È un momento simbolicamente potentissimo. Per 20 anni sono stati separati. Ora combattono fianco a fianco, come padre e figlio, come re ed erede, come due generazioni finalmente riunite. Con loro combattono Eumeo, il fedele Porcaro, e Filezio, il guardiano delle mandrie. Sono pochi, molto pochi, ma possiedono qualcosa che i Proci non hanno: la giustizia dalla loro parte. Durante il combattimento Atena è presente, non interviene subito. Osserva, come una maestra che guarda il proprio allievo affrontare l'ultima prova. Per tutto il poema ha protetto Odisseo, lo ha guidato, lo ha consigliato. Ora vuole vedere se è davvero pronto, se è davvero tornato ad essere il re di Itaca. E Odisseo dimostra di esserlo, freccia dopo freccia, colpo dopo colpo. La sala si riempie del fragore della battaglia, finché l'ultimo dei Proci cade. Il palazzo è finalmente libero, ma la vittoria non basta. Per i Greci ogni violenza lascia una contaminazione, una macchia, un disordine spirituale. Per questo Odisseo ordina di purificare il palazzo. Vengono accesi fuochi, viene bruciato zolfo, si compiono riti di purificazione, perché non basta eliminare il male. Bisogna cancellarne la presenza. Bisogna restituire alla casa la propria sacralità. La casa di Odisseo non è semplicemente un edificio, è il centro dell'ordine familiare, è il cuore di Itaca e deve tornare a esserlo. Eppure, dopo il massacro dei Proci, dopo la riconquista del palazzo, dopo la vittoria tanto attesa, Odisseo deve ancora affrontare la prova più difficile di tutte. Non un mostro, non una tempesta, non un dio, ma Penelope, la donna per cui ha attraversato il mare, la donna che ha popolato i suoi pensieri per 20 anni, la donna che ha dato senso a ogni sua sofferenza.
Molti lettori si aspettano che, appena informata del ritorno del marito, Penelope corra immediatamente tra le sue braccia, ma Omero conosce profondamente l'animo umano. Sa che 20 anni cambiano ogni cosa, sa che il dolore insegna la prudenza, sa che la speranza troppo a lungo delusa può trasformarsi in diffidenza. Penelope ha trascorso 20 anni vivendo nell'incertezza. Per 20 anni ha ascoltato voci. Per 20 anni sono arrivati falsi messaggeri. Per 20 anni qualcuno le ha raccontato di aver visto Odisseo, di averne sentito parlare, di conoscerne il destino. Molte volte ha sperato, molte volte è rimasta delusa. E adesso, improvvisamente, dovrebbe credere che uno sconosciuto sia davvero suo marito. No, Penelope non è ingenua, non è una figura passiva. Non è la donna che attende semplicemente il ritorno dell'eroe. Penelope è intelligente quanto Odisseo e proprio per questo dubita. Uno degli aspetti più affascinanti dell'Odissea è che Penelope e Odisseo si somigliano profondamente. Spesso si definisce Odisseo Polymetis, dai molti ingegni, o Polymecanos, dai molti espedienti. Ma Penelope possiede la stessa qualità. Per 20 anni ha combattuto usando l'intelligenza, ha resistito senza eserciti, senza armi, senza alleati. Ha affrontato i proci con la pazienza, con l'astuzia, con la capacità di nascondere le proprie intenzioni. In un certo senso, mentre Odisseo combatteva nel mondo esterno, Penelope combatteva una guerra parallela dentro il palazzo. Entrambi hanno vinto grazie alla stessa arma, la mente. Ecco perché Penelope non si lascia travolgere dall'emozione. Fa ciò che farebbe Odisseo. Mette alla prova, osserva, verifica, cerca la verità. Allora escogita l'ultima prova, la più sottile, la più perfetta. Non interroga Odisseo, non gli chiede dettagli della guerra, non gli domanda dei compagni, non cerca segni sul corpo, sceglie qualcosa che soltanto loro due possono conoscere. Ordina alle ancelle di preparare il letto nuziale e aggiunge una frase apparentemente innocente. Portatelo fuori dalla stanza. Per un istante il silenzio cala nella sala. Poi Odisseo reagisce, con forza, con indignazione, con stupore, quasi con rabbia. Come è possibile? Come può Penelope chiedere una cosa simile? Quel letto non può essere spostato. Non è mai stato possibile. Non lo sarà mai. E qui Odisseo racconta uno dei passaggi più belli dell'intera letteratura antica. Molti anni prima, quando aveva costruito la loro dimora, nel cortile cresceva un ulivo, un albero forte, antico, profondamente radicato nella terra. Invece di abbatterlo, Odisseo aveva scelto di costruire la stanza attorno a quell'albero. Aveva lasciato il tronco al centro. Aveva modellato il letto direttamente sul suo legno. L'albero era diventato parte della casa e la casa era diventata parte dell'albero. Per questo il letto era immobile. Per questo non poteva essere spostato, perché le sue radici affondavano nella terra stessa di Itaca. Molti studiosi considerano questa scena il vero cuore del poema. Non Troia, non Polifemo, non le sirene, non il cavallo di legno, il letto, perché quel letto rappresenta tutto ciò che Odisseo ha cercato per 20 anni. Le radici, la stabilità, l'appartenenza, l'identità. Durante il viaggio Odisseo è stato continuamente in movimento. Ha attraversato mari sconosciuti, ha visitato terre lontane, ha incontrato mostri e divinità, ha vissuto in grotte, su navi, in isole perdute, presso regine, presso dei immortali, ma quel letto è rimasto fermo, immobile, come un punto fisso nel caos del mondo, come una stella che guida il navigatore, come la casa che continua ad esistere mentre tutto il resto cambia. Quando ascolta la descrizione dell'ulivo e del letto, Penelope non ha più dubbi. Nessuno potrebbe conoscere quel segreto, nessun impostore. Nessun dio, nessun viaggiatore, nessun servitore, solo Odisseo, solo l'uomo che aveva costruito quella stanza.
solo l'uomo che aveva condiviso con lei quella vita. Ed è allora che le difese crollano. Finalmente, dopo 20 anni, dopo migliaia di notti, dopo infinite lacrime. Penelope sa, Odisseo è davvero tornato. E così avviene il riconoscimento, uno dei più belli di tutta la letteratura mondiale, non attraverso una cicatrice, non attraverso un segno divino, non attraverso la forza, ma attraverso un ricordo condiviso, attraverso qualcosa che appartiene soltanto a loro. È una scena profondamente diversa da quelle eroiche dell'Iliade. Non ci sono guerrieri, non ci sono armi, non ci sono eserciti. Ci sono due persone, due esseri umani che hanno resistito al tempo e che finalmente si ritrovano. I due si abbracciano, piangono, e Omero paragona le loro lacrime a quelle di naufraghi che finalmente vedono la terra. Un'immagine meravigliosa, perché, in fondo, anche Penelope è stata una naufraga e anche lei ha appena raggiunto la propria riva. In quel momento il viaggio si conclude davvero, non quando Odisseo approda a Itaca, non quando uccide i proci, non quando riprende il palazzo, ma qui, davanti al letto nuziale, perché il nostos, il ritorno, non è semplicemente raggiungere un luogo, è ritrovare ciò che dà significato a quel luogo. Per 20 anni Odisseo ha cercato Itaca, ma Itaca non era soltanto un'isola, era Penelope, era Telemaco, era la casa, era la memoria, era l'identità, era tutto ciò che lo rendeva Odisseo. E quando Penelope lo riconosce, quando il segreto del letto viene svelato, quando i due si ritrovano dopo una vita intera di attesa, allora finalmente il lungo viaggio iniziato davanti alle mura di Troia può dirsi concluso. L'eroe è tornato, non soltanto a casa, ma a se stesso. Amici, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Per supportare ulteriormente il mio lavoro, vi invito a dare un'occhiata al link nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo viaggio.